C'è una cosa che nessuno ti dice quando diventi genitore. La tua casa si riempirà di oggetti che hanno una data di scadenza brevissima. Vestiti, giochi, mobili. Tutto sembra diventare piccolo nel giro di pochi mesi. Una coppia di miei amici ha un bellissimo bambino, di circa 1 anno e mezzo, e mi hanno chiesto di costruire una libreria Montessori. Ma perché costruirne una standard che tra un anno sarà già troppo piccola? Così ho deciso di ignorare le misure classiche e progettare qualcosa di evolutivo. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi costruiamo una libreria più alta, più capiente e pensata per durare anni e non mesi. Un buon design non dovrebbe mai avere una data di scadenza. Vi starete chiedendo, ma che cos'è esattamente una libreria Montessori? A differenza delle librerie classiche, dove vedi solo il dorso del libro, qui i volumi sono rivolti frontalmente. L'obiettivo è mettere il bambino al centro. Potendo vedere la copertina, è lui a scegliere cosa leggere, stimolando un'autonomia che nei mobili tradizionali semplicemente non esiste. Il limite di quelle che trovi in commercio? Sono troppo piccole. Per i miei amici così ho alzato il tiro, più livelli e più profondità. Non una semplice libreria, ma una vera e propria stazione di lettura capace di ospitare anche i libri illustrati più grandi. Ovviamente dimensioni maggiori significano anche più attenzione alla stabilità e molta più polvere, perciò ogni spigolo è levigato maniacalmente. Per me l'estetica non può mai scendere a compromessi con la sicurezza. Non sto consegnando solo un mobile, ma uno strumento di crescita, un oggetto solido che non finirà in garage tra un anno, ma che accompagnerà i primi capitoli della vita di questo bambino. Bene, adesso sono pronto per iniziare a tagliare. La prima cosa che faccio quando lavoro con dei pannelli tipo questi è sempre squadrare due lati, quindi creare un angolo di 90 gradi dal quale poi partire per tagliare tutti gli altri pezzi. Per motivi di maneggevolezza andrò poi a tagliare a metà il pannello, così posso tagliare più facilmente al bancosega.
Bene, adesso che abbiamo tagliato il primo pannello, procediamo al bancosega e tagliamo i primi pezzi. Ho già verificato che tutti i pezzi corrispondano alle misure e adesso procedo con il taglio delle sponde, che come vedete è curvo, quindi devo tagliare prima questa diagonale e poi, quando sono entrambi tagliati, i pezzi A li arrotondo.
Allora, adesso non sono sicuro se fare delle giunzioni semplici con delle viti o magari con dei fori a tasca. Penso che i fori a tasca siano la soluzione più semplice. Per capirci, questo è il disegno del prodotto finito. Come vedete, i ripiani interni sono tutti collegati tra di loro e credo che la soluzione più rapida e più efficace sia quella proprio di utilizzare i fori a tasca. In quest'altro foglio invece ci sta l'esploso, diciamo, con tutti i vari pezzi che abbiamo tagliato fino adesso. Bene, adesso confrontando i due pezzi che ho appena tagliato in diagonale mi sono accorto che ho fatto un piccolo errore, ma c'è margine per sistemarlo penso con la fresatrice sia abbastanza facile. Vedete, c'è questa differenza che va diminuendo verso la fine, ma lo risolviamo. Sulla fresatrice ho montato una fresa a taglienti dritti col cuscinetto a copiare, così posso sistemare quel problema. La fresata adesso ha pareggiato con questo angolo, adesso posso semplicemente staccare due pezzi e utilizzare questa parte come battuta. Allora, la strategia è la seguente. Queste L che formano i ripiani li attacchiamo lateralmente con i fori a tasca, mentre diciamo, il fondo del ripiano e il ripiano stesso lo attacchiamo con colla e chiodi. In questo modo abbiamo queste L che saranno, diciamo, indipendenti e poi si potranno montare una di seguita all'altra all'interno delle spalle. Mentre sul fondo, il ripiano di fondo, che è quello più grande, abbiamo 3 fori a tasca per i lati corti e 4 per il lato lungo. Per oggi abbiamo finito, ho tagliato tutti i pezzi, ho verificato le misure, ho creato tutti i fori a tasca pronti per il montaggio, quindi domani inizio con la carteggiatura e il montaggio.
Bene, adesso abbiamo finito di creare gli angoli rotondi, dobbiamo semplicemente replicarli sull'altra spalla della libreria. E come lo facciamo? Con questo, fresa e via. Purtroppo nell'angolo c'era un nodo, questo pezzetto è saltato via, ma adesso cerchiamo di rimetterlo a posto. Adesso che tutti i bordi sono stati fresati, corretti, posso procedere alla parte più pallosa, che è la carteggiatura. Ve la risparmio, ma comunque vi dico che passerò prima con una grana 100 e poi una grana 180. Bene, perfetto, adesso ho finito di carteggiare, ci ho messo circa un paio d'ore, ma è venuto molto bene. E adesso procedo all'incollaggio degli scaffali, poi farò un montaggio senza viti per vedere che tutto è a posto e poi procedo al montaggio finale.
Mi sono creato questi due spaziatori da 6 cm, che è esattamente la misura che passa tra una mensola e l'altra, diciamo, tra un ripiano e l'altro. Quindi così è molto più facile allineare tutto quanto. Questa è la frizione, mettiamo la frizione bella lenta, non dobbiamo girare più di tanto. Andiamo a fissare il primo ripiano. Allineato. Adesso devo fissare lo schienale, qui ci sono già i fori a tasca e ho progettato tutto in maniera tale da utilizzare sempre 6 cm come spaziatore, quindi ho spostato uno degli spaziatori qui e posso avvitare dietro. Ho messo male. Oh. Ci ho pure pensato, il bello è quello. Bene, quindi adesso andiamo a posizionarla dove deve stare e proseguiamo, ci siamo quasi. Ok, adesso giriamo. Qui è tutto connesso, dobbiamo trovare il modo di stringere queste viti qua adesso. Forse ho trovato la soluzione. Yes! Yes! Ok.